Ciao, sono Maullu Daniele e ti porterò con me in viaggio alla scoperta dei migliori barbieri del mondo. Da nord a sud, da est a ovest, racconteremo le loro storie per farti conoscere meglio l'antica arte della barberia. Sei pronto per questo viaggio? Il Figaro Tour può cominciare. Figaro, 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 Figaro. Raga, non so voi, ma io senza colazione non posso cominciare la giornata. Quindi siamo in Sicilia, caffè e cannolo. C'era veramente l'imbarazzo della scelta, ma alla fine mi sono buttato sul classico. Incredibile, veramente. Buonissimo. Ragazzi, oggi vi aspetta una vera faticaccia. Taglieremo la Sicilia in due. Partiremo da Noto fino a Palermo. Faremo un bello on the road. Vedremo tutto l'entroterra della Sicilia per andare a conoscere un grande personaggio con una grande storia da raccontare. L'ultima volta non ho avuto tanto modo di vederla, anche perché avevo poi l'aereo il pomeriggio e quindi ci sono stato veramente poco. Oggi però vorrei visitarla un po' di più. Io pensavo di venire in Sicilia a prendere un po' di sole, invece no, piove e non abbiamo neanche l'ombrello. Ora, attualmente abbiamo appena superato Enna, siamo completamente in mezzo a nulla, in mezzo alle colline. Dobbiamo assolutamente fare rifornimento e poi dobbiamo procedere con il nostro viaggio verso Palermo. Ragazzi, pausa benzina, siamo a metà Sicilia. Io pago con Revolut perché è comodissimo, c'è anche la carta online sull'applicazione, ve lo consiglio e vi lascio anche il link in descrizione. Guidare mi fa riflettere sul fatto che intraprendere questo viaggio qualche anno fa era praticamente impossibile, molto complicato, perché stavo sempre in barberia, lavoravo 12 ore al giorno, 1000 impegni, era difficile. Poi però a un certo punto, un po' per gioco, un po' per scherzo, ho iniziato a fare dei video sulla rasatura, raccontavo cose e il mio pubblico è cresciuto sempre di più. Tanto è vero che a un certo punto mi hanno cominciato a scrivere, a chiedermi consigli, sai, a raccontarmi un po' delle storie della loro vita, e questa cosa piano piano mi ha ispirato sempre di più. Mi ricordo per esempio di questo ragazzo che si chiama Brett. Brett è un ragazzo del Canada, di Vancouver, un grande appassionato di rasatura, che è venuto fino a Roma, in Barberia Tonde, per farsi fare la barba, la rasatura tradizionale all'italiana, gliel'ho fatta io, e abbiamo legato da subito perché è fortissimo e mi ha raccontato tutta la sua vita. Brett è un mental coach che segue atleti professionisti in tutto il mondo e tra l'altro è anche un grandissimo appassionato di rasatura e collezionista di prodotti da rasatura. Me lo sono anche portato a Jiu-Jitsu e ci siamo allenati insieme. Quella sera, tornando a casa, pensavo: ma quanto potrebbe essere bello raccontare le storie di chi ama quest'arte. E proprio in quell'occasione ho avuto una spinta in più per iniziare il Figaro Tour e per poi condividerlo con tutti quanti voi. Si inizia già a vedere il mare, mancherà una mezz'oretta per Palermo, ora pausa pipì e poi ripartiamo. E siccome la Sicilia è rinomata anche per lo street food, perché non provare qualcosa di diverso? Oh, robetta seria? Allora, qua abbiamo la sticchiola, che sarebbe l'intestino, il budello, uno di agnello, uno di vitello, ripieno di cipolla. Io un po' di limone per smorzare ce lo metto perché non so se mi piacerà, lo proveremo però. Non è male, però ha un sapore particolare, definiamolo, ecco. Un po' forte. Ragazzi, siamo arrivati a Palermo e prima di incontrare il nostro personaggio ci facciamo un giro per il mercato di Ballarò a mangiare qualcosa di tipico. Vai! Quella che è frittura? Ne posso chiedere una per favore? Mo sì che si ragiona. Spuntino del pomeriggio con frittura, niente male. Lo importante è che torno a casa con te, quindi
Sei bellissima e parli benissimo! Bisognerebbe portarsi una valigia a parte per portare tutta sta roba a Roma, ragazzi, è fantastico. Che ci consigli? Abbiamo le polpette di salda a pistacchio, i involtini di pesce spada. Si può fare 2 di queste e 2 di queste? Così le assaggio entrambe? Esatto. Vai. Vado a Roma con 10 kg in più. Oh, bella, vuole vitamina, bello! E dai, arancia. Certo ragazzi, qua si mangia bene, ma c'è anche una certa dose di follia. Fanno festa, ballano, cantano, ti tirano dentro, ti vendono di tutto. Fantastico, andiamo a vedere il centro. Palermo è un mix di stili architettonici e non potevo non girarmela per bene. Le strade affollate, i mercati, le splendide piazze offrono un vivace panorama della cultura siciliana. Poi quando arrivi vicino al porto senti come un abbraccio verso il mare infinito. Qui ho avuto come la sensazione di respirare storie di viaggi lontani e di sogni salpati verso orizzonti sconosciuti. Un invito a lasciarsi trasportare dalla bellezza eterna del mare. E dopo questo giro turistico e gastronomico è arrivato il momento di farvi conoscere il protagonista di questa puntata. Andiamo! Franco Alfonso è uno storico barbiere di Palermo, una vera e propria istituzione nel quartiere grazie alla sua maestria e passione. Nel suo salone le storie della città si intrecciano con il ticchettio delle forbici, creando un luogo di incontro e di tradizione. Ogni cliente trova in lui non solo un barbiere, ma un custode della cultura e delle storie palermitane. Salve signor Franco, sono Mauro Daniele. Pronti. Ma lei quando ha iniziato a fare il barbiere? Io ho iniziato esattamente per passione nel 1947 al mio paesello che si chiama Castronovo di Sicilia, un paesino di 3.000 abitanti. Io qua vedo tantissime belle foto. Le va di raccontarmi un po' la storia? Che del 1949, io avevo 10 anni e a 10 anni già facevo la barba e tagliavo i capelli. Sono stato sino a 12 anni fisso, ma non mi dava niente, che proprio il barbiere era l'ultimo della classe, veniva pagato una volta all'anno. Dopodiché io sono dovuto andare a lavorare perché mio padre dice bisogna portare qualcosa a casa. Di giorno andavo a lavorare con i muratori e la sera però io, che avevo sempre la mia passione, me ne andavo dal barbiere. E così poi, quando ho compiuto 17 anni, così un amico che era uno studente qui a Palermo, ho detto ma mi troveresti un barbiere a Palermo? Lui l'ha detto al barbiere dove si tagliava i capelli e sono andato a trovare questo signore che aveva il salone a Piazza San Lorenzo. Il giorno che sono arrivato a Palermo, il 18 gennaio del 1957, da dove sono arrivato con la corriera del mio paese, per arrivare qua ci sono 16 km. L'ho dovuto fare a piedi per mancanza di soldi. Io non avevo nemmeno la lira, ho impiegato 7 ore per fare questi chilometri, perché non sapevo dove andare. E quando sono arrivato in questa piazza, busso qua in una porta, che mi spunta una signora che non voleva aprire. Ma lei chi è? Io ho detto guarda, mi fa la cortesia, le devo chiedere un'informazione. E così mi ha dato l'indirizzo del titolare. Dopo che ho lavorato la prima settimana mi aspettavo le 1000 lire che lui mi avrebbe dovuto dare e dice no, non te le do perché io ti do da dormire e da mangiare. Ma lei mi aveva detto, dicevo così o altrimenti te ne vai al paese. Ammazza. Se ritornavo al paese mio padre mi riportava a fare il muratore di nuovo per dormire nella poltrona dove lui è seduto. Mi ha dato una coperta, mi sono messo là e ho dovuto subire anche questo qua. Mangiare così un panino la mattina, un piatto di pasta e un uovo fritto la sera. Incredibile. Una vita da cane. Però io ho resistito, malgrado ciò non me ne sono andato. Lui la sera mi chiudeva dentro il negozio. Nel mese di gennaio, il freddo da morire. Ma qualcosa da questo signore ha imparato? Del lavoro no. E lui mi ha fatto crescere perché con la sofferenza che da lui e pensate alla sofferenza poi io sono cresciuto. Ci vuole la cosa difficile, farla diventare facile. Io così poi sono andato via da lui in quest'altro salone che era uno dei più prestigiosi di Palermo. Grazie a lui sono così dove sono arrivato, perché era un grande maestro, uno che amava il lavoro, uno che aveva le cose belle e a 23 anni mi sono messo in un salonetto per conto mio, che è questo qua. Aveva già la visione proprio del titolare? Sì, sono nato per comandare. Io ho riconosciuto qualcuno, ma questo signore è chi penso... È il Presidente della Repubblica, il professor Sergio Mattarella, che è il mio cliente da 20 anni. Lui è diventato Presidente e io sono attualmente anche il suo barbiere.
Però lei come ha fatto a conoscere Mattarella? Lui si è presentato da lei in negozio oppure... Ma era un cliente come tutti gli altri che ho conosciuto in una convention politica. Così l'ho incontrato, ho detto se potevo avere il piacere di tagliarci i capelli, e lui ha detto sì, ed è rimasto cliente sino a quanto non è stato eletto. A questo punto Franco ci ha tenuto a portarmi nella sua barberia, nel luogo in cui ha vissuto e realizzato i suoi sogni e che purtroppo oggi ha chiuso dopo essere andato in pensione. Rappresento la mia barberia, Questo posto è fantastico. realizzata nel 1985. Quello era il posto per la barba, dove i clienti venivano super coccolati. Questo era adibito tutto agli uomini. E qua invece avevamo il reparto femminile, dove avevano altre 3 parrucchiere. Nella barberia di Franco il tempo sembra essersi fermato e ogni pezzetto della sua storia è inciso nei muri della sua incredibile barberia. E poi ci siamo messi comodi per proseguire la nostra chiacchierata. Signor Franco, in questo mestiere, secondo lei, la professionalità e l'umanità quanto sono importanti? Professionalità e umanità sono fondamentali per avere successo nel lavoro e nella vita sociale, che se non ci sono queste non si va avanti. Se uno capisce questo qua, io credo che c'ha una marcia in più. Se non c'è questo, lavora, non si contenta di quello che c'è. Gentilezza, cortesia, accoglienza e poi avere anche un dialogo con le persone, sempre nella maniera di non intrufolarsi nelle cose che non mi interessano, ma col cliente avere un rapporto amichevole, vedere dove lui vuole andare e io lo seguo, perché quando si taglia i capelli noi siamo come se fossimo il confessore, perché i clienti si lasciano andare anche ai loro problemi, Carolina, e nel frattempo tagli, e la gente li faceva rilassare anche così. Qua dentro era un luogo dove si incontravano personaggi, qua dentro la politica poi non ne parliamo, dove i politici si incontravano, parlavano, nell'attesa di farsi barba e capelli. Tutti questi personaggi venivano qua per discutere e ascoltare a Franco. Qual è stato secondo lei l'aspetto fondamentale che le ha permesso di raggiungere questo obiettivo? Quando sono partito dal mio paese ho messo tutti i miei sogni, li ho chiusi nella valigia e allora poi ogni tanto aprivo la valigia e ne tiravo a uno a uno, ho tirato fuori sino ad arrivare a qua. La sofferenza si trasforma in successo, ma il successo non è una cosa che si compra al mercato, il successo può avvenire soltanto perché tu ci metti la tua buona volontà. Perché io quando sono partito da Castronovo di Sicilia, sono partito per arrivare dove sono. Ho detto io diventerò un bravo barbiere e sicuramente avrò un successo perché mi sentivo dentro di me questa voglia di crescere e amore per il lavoro. Ma io ho proprio avuto questa passione che appunto i miei genitori, mio padre in particolar modo, non avrebbe voluto. Lui voleva che facesse il contadino o il muratore. Se lei dovesse parlare con un barbiere, un ragazzo giovane, quali sono secondo lei i segreti per diventare barbiere? Innanzitutto dentro di lui deve sentire questa attrazione verso questo mestiere e amarlo, come si ama una donna, come si amano i genitori, come si amano gli amici, perché il lavoro si deve amare, senza amore non si va avanti, che in tutto ci vuole amore. Il lavoro lo deve sentire dentro di te come l'amore appunto che hai verso tutte le persone e questo amore per il lavoro è una cosa che deve esistere per avere successo, perché se tu hai amore verso il lavoro non ce l'hai solo nel lavoro, ma ce l'hai sempre, io ritorno ai clienti. I clienti vanno trattati come i familiari, amore verso i clienti. Bisogna amare il posto e bisogna amare i collaboratori, perché il generale senza soldati guerra non ne può fare. Io con i miei dipendenti, con 5 dipendenti attualmente, ci vediamo al bar e facciamo colazione una volta al mese. Con il cliente stessa cosa, però ci vediamo per andarci a mangiare una pizza o per andare a prendere un caffè o per fare 4 chiacchiere, per rievocare il passato. Poi a un certo punto è successo qualcosa di incredibile e inaspettato. Parlando dei vecchi tempi, Franco si è lasciato andare e mi ha sorpreso con delle parole che mi hanno riempito il cuore. Grazie mille. Daniele, ti vedo veramente come un ragazzo che ci avrà un futuro davanti, perché altrimenti non saresti qua.
Franco Alfonso non è solo un barbiere, ma è un vero custode della memoria e della tradizione di Palermo. Nel suo salone ogni taglio di capelli era un rito. Con mani sapienti e sorriso sempre pronto, Franco ha accolto ogni cliente come un vecchio amico, creando un'atmosfera di familiarità e di calore. La sua bottega è un microcosmo della città, dove ogni visita diventa un viaggio nella Palermo più autentica e umana. Franco Alfonso incarna l'anima del barbiere di una volta, un mestiere che va oltre la semplice cura estetica, perché diventa anche l'arte di ascoltare e condividere, rendendo ogni giorno un po' speciale per chi ha la fortuna di sedersi sulla sua poltrona. Questo incontro mi ha insegnato che se vuoi una cosa e la desideri veramente, devi sacrificare tutto te stesso per ottenerla. Lui aveva un sogno, ogni giorno della sua vita ha alimentato questo sogno per poi realizzarlo. Come in un viaggio, le salite servono a ricordarci che anche se la strada possa andare lunga, ci porterà dove vogliamo. Io però ora ho un'altra avventura da affrontare, quindi si torna in viaggio. Dopo aver attraversato la Sicilia da Pachino a Palermo, mi spostai in aereo per tornare a casa e per incontrare un altro barbiere storico. A Roma vi potrò raccontare un'altra storia che sono sicuro che vi ispirerà e vi farà conoscere meglio l'antica tradizione della barberia italiana. Ci vediamo alla prossima puntata del mio Figaro Tour.